Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video tutorial sul mio canale. Video che sarà il primo di una serie dedicati al MiG-21 MF in scala 1.48 della Eduard. In questo video vi mostrerò la colorazione ed il montaggio del cockpit che non sarà quello della scatola, ma sarà quello in resina della stessa Eduard Brassin. Ma vi lascio le immagini, buona visione! Il kit della Brassin si presenta con 25 parti resina più 2 lastre fotoincise per i piccoli particolari da aggiungere. Il foglio fotoinciso è molto accurato ed è precolorato e a confronto con quello del kit, come vedete, contiene molte più parti. Il seggiolino è tutto un blocco al quale poi andranno aggiunti i cuscini e naturalmente poi le fotoincisioni. Ecco qui uno esploso delle parti resina che, come vedete, sono tutte molto particolareggiate e molto accurate. Per quanto riguarda il pannello strumenti, la Brassin fornisce tre tipologie diverse di montaggio che nel foglio delle istruzioni distingue in B, C e D. La prima, la C, consiste nell'incollare su una base di resina R11 due lastre fotoincise a sandwich praticamente, la prima nera che simula gli strumenti e la seconda precolorata. Nella soluzione C, sempre con la nostra base R11, usiamo la parte fotoincisa in nero per simulare gli strumenti, ma andiamo ad incollare sopra la parte di resina R15, come vedete, la quale però andrà colorata con il colore del cockpit. La terza soluzione invece, la D, consiste nel incollare sempre sulla nostra base in resina R11 un altro pezzo sul quale sono stampati direttamente anche gli strumenti. Questo ci costringerà a colorare comunque tutto quanto, sia il pannello che gli strumenti. Io personalmente opterò per la soluzione B perché credo che sia quella che con minor lavoro dia una soluzione più sicura. I trasparenti, dopo essere stati immersi nella Future, vengono mascherati all'interno. La Eduard non fornisce le mascherature per l'interno, ma fornisce le mascherature soltanto per gli esterni, quindi per mascherare gli interni dovremo arrangiarci con nastro Tamiya. A tal proposito ho usato i frame esterni come Dima, dal quale ho ricavato una mascherina per poi, come vedete, posizionarla nella parte interna.
la parte del parabrezza incollando degli strumenti in resina. La seconda lastra di fotoincisioni compresa nel kit della Brassin contiene una serie di frames da incollare nella parte interna del parabrezza e del canopy. Facendo molta attenzione, vengono incollati con la cianoacrilica. Per simulare l'usura, soprattutto nella parte del pavimento, iniziamo la colorazione del cockpit stringendo una mano di alluminio, alla quale poi farà seguito una mano di chipping fluid. Per il classico verde turchese dei cockpit russi ho usato un mix 50-50 di H46 della Ganz e X14 blu della Tamiya. Altri particolari invece, come la cloche e la base per il pannello strumenti, sono stati colorati in nero XF1 della Tamiya. Cominciamo il montaggio del pannello strumenti, per il quale, come ho detto, uso del foglio fotoinciso compreso nel kit, montando prima il pannello che simula gli strumenti in nero e quindi sopra il pannello vero e proprio del cockpit con le cornici dei strumenti. Il pannello strumenti ha una resa, a mio avviso, molto realistica e si ottiene con poco lavoro. Stessa identica cosa per il pannello sottostante. Con il glass code della Gauzy simulo i vetrini.
il momento di riportare alla luce l'alluminio dato in precedenza per simulare le scrostature, il chipping, soprattutto sulla parte del pavimento che sta nella zona dei piedi. Colorare alcuni particolari ho usato il nero della Vallejo e il rosso, sempre della Vallejo. A seguire un lavaggio con il panelline nero della Tamiya. Panelline in eccesso lo rimuovo con un cotton fioc imbevuto di White Spirit. Ha fatto quindi seguito un dry brush con del colore a olio bianco dell'Uptelium. In questo modo cerco di evidenziare le pannellature in rilievo, cerco di dare un po' di tridimensionalità al cockpit che altrimenti è monocolore, quindi risulterebbe abbastanza piatto. Quindi procedo con l'incollaggio dei vari strumenti forniti nella lastra fotoincisa della Eduard e per fortuna sono riuscito ad accostarmi abbastanza al turchese che la Eduard propone nelle sue fotoincisioni precolorate. La differenza non è così marcata, per fortuna, quindi diciamo che il mio mix ha funzionato abbastanza. Passiamo al seggiolino, che si compone di 7 parti in resina che andiamo a staccare dalla materozza. La colorazione del sedile inizia stendendo una mano di H418 della Ganza. Mentre per i cuscini ho usato l'H308, sempre della Ganza.
il poggiatesta in XF66 della Tamiya, mentre per quanto riguarda la parte del paracadute è XF59, sempre Tamiya. Per dare profondità ha fatto seguito il solito lavaggio con pannelline Tamiya nero. Le decals sono quelle del kit, a mio avviso sono leggermente sovradimensionate, ma niente di irreparabile comunque. Iniziamo quindi l'incollaggio delle cinture fotoincise precolorate. Terminiamo il montaggio del sedile con la maglia di espulsione, anch'essa in fotoincisione. Bene ragazzi, il video del cockpit del MiG-21 finisce qua. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate like, commentate e soprattutto iscrivetevi al canale. Alla prossima!